Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video in cui vi parlerò dell'XC100S che abbiamo visto in alcuni video precedenti e li potete trovare qua sopra. Inoltre vi parlerò delle mie impressioni, che ovviamente sono puramente personali, quindi potrebbero essere soggettive. Inoltre, essendo principiante e un amatore, non tutto può essere corretto e quindi prendete con le pinze. Se avete qualche domanda scrivetela pure nei commenti, risponderò il prima possibile. Intanto, se stai guardando questo video e vorresti comprare l'XC100S, la prima domanda che mi fate è se è buona questa bici. E il problema non è se è buona la bici, e il problema è che bisogna capire a cosa ci serve la bici. Se vogliamo fare degli sterrati o delle discese un po' tecniche è perfetta, pur avendo 120 mm all'anteriore e al posteriore. Considerate anche che l'escursione elevata non vuol dire che la bici va meglio, vuol dire che attutisce l'asperità del terreno, ma l'escursione della forcella o del carro è minima in confronto a quelle delle braccia. Si sta parlando di millimetri di escursione contro centimetri di escursione, quindi il primo sistema di ammortizzamento sulla bici è il nostro corpo, braccia e gambe. Poi vengono gli ammortizzatori per le buchette più piccole, quindi attenzione, guardate l'utilizzo che ne dovete fare, studiatelo, mettetevi a tavolino e considerate questa cosa qua. Altra cosa, bisogna capire a che livello siete. Se siete al mio livello e volete fare discesa, comunque l'XC100S va benissimo, però se avete un ampio margine di miglioramento e imparate velocemente, io passerei direttamente a una M se dovete fare discesa. Se invece volete fare tante salite e le discese non vi interessano più di tanto, allora prendete l'XC. Ho provato l'XC100S in salita asfaltata. Almeno riesco a salire con questa, molto bene. Per circa 3,5 km, dove ero andato con un mio amico, e il video è questo qua, sull'abbazia di Praglia, con la ST530 che avevo utilizzato e facevo fatica a salire, anche essendo più allenato del periodo di quando sono andato con l'XC. Invece con l'XC sono riuscito a salire e a non fermarmi mai, andando ovviamente super piano. Questo perché la trasmissione 34-50 a 12 velocità aiuta molto a salire chi ha carenza di allenamento, o chi è allenato riesce ad andare su veramente bene anche su terreni ripidi. Inoltre, se montassimo un 30-50, quindi diminuissimo la corona, e chi ha veramente tanto allenamento e gamba riuscirebbe ad andare veramente ovunque, perché l'ho sentita molto reattiva e rigida quando si chiude il combo lock. Mi chiedete in molti se con il combo lock attivato gli ammortizzatori si bloccano. Non si immobilizzano, ma si bloccano. Cosa vuol dire? Si immobilizzano, non hanno un minimo di gioco, non ammortizzano niente. Invece si bloccano, un po' di gioco ce l'hanno. Se pompiamo sulle sospensioni, un po' di gioco ce l'hanno. State tranquilli che comunque sia, io che peso 90 kg in salita tendeva a non ammortizzare, quindi sono belli rigidi gli ammortizzatori. Andate pure tranquilli che comunque sia riuscite a salire tranquillamente, e come detto prima il bobbing non c'è. Io l'ho utilizzato per fare 2 discese e ovviamente in 2 discese non si riesce a tarare le sospensioni, non si riesce a capire qual è la giusta pressione dei pneumatici, specialmente per un principiante, quindi dovete andare molto più spesso per capire come si comporta con i pneumatici più gonfi, il rebound,
tutti questi parametri qua che sono molto delicati e molto soggettivi. Di contro non ne ho riscontrati veramente, se non che la pastiglia dei freni, quindi la pinza, non frena completamente sulla pista frenante. È leggermente più bassa di circa 1 mm, però non crea nessun tipo di interferenza o pericolo, è intolleranza. Anche altre bici hanno questo problema, tra virgolette, però non crea nessun tipo di problema. La potenza frenante resta uguale, questa è l'unica cosa di negativa che comunque sia si può modificare aggiungendo 2 rondelline o uno spessore tra la staffa e la forcella. Adesso parliamo dei lati positivi. Allora, questa bici, come ho detto prima, ha la trasmissione che permette di andare in salita anche chi non ha allenamento, andando piano ovviamente, quindi continuate a pedalare tranquillamente, è molto agile, lo sviluppo metrico è circa 1,50 m. Altra cosa che ho trovato molto positiva sono i freni. I freni su una discesa dove comunque sia era bella ripida, riuscivo a modularli, frenare, mi sono trovato veramente bene, sono rimasto sorpreso dai freni. La potenza frenante, essendo 180 davanti e 160 dietro, è elevatissima, quindi ritorniamo al discorso che vi facevo prima, dipende dall'utilizzo che ne dovete fare. Non ha senso mettere 180 180 o 200 180. Se andate piano la potenza frenante è più che sufficiente originale. Se andate forte e fate dei discesoni da paura, potete sovradimensionare il posteriore e vedere come vi trovate, o direttamente montare il 200 e il 180 lo portate al posteriore. Però vi dico, a mio parere gli SRAM level come freni su questa bici sono veramente prestanti. Poi potrei parlarvi anche del copertone. Come detto nel video di spiegazione di questa bici, io pensavo di sostituirlo con un copertone a tasselli un po' più larghi per drenare il fango, e in questi 2 percorsi che ho fatto ce n'era di fango, e comunque sia frenando e scendendo il copertone aveva piena aderenza e non sono mai scivolato se non sulle classiche pozzanghere, e quindi mi sono trovato veramente bene anche col copertone originale. Quando si è su magari un terreno tecnico con molti sassi si sente proprio la sospensione che riesce a ammortizzare e riuscite ad avere anche magari un controllo migliore sulla bici. Unica cosa è la taratura, dovete fare prove su prove per capire se è gonfiata giusta o se la volete più dura o più morbida. Comunque in fase di acquisto vi consiglio di farvi gonfiare le sospensioni in base al vostro peso. Altra cosa che ho fatto è stata montare la pipa da 35, quindi più corta, però in alternativa se volete potete invertire la pipa originale da rovescia, quindi inclinata verso il basso, a rivolta verso l'alta, per avere un attimino più controllo. Poi queste sono piccolezze che dovrete capire voi. Se siete arrivati fino a qui vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi al canale, se avete qualche domanda scrivetela pure nei commenti, e vi domando anche se vorreste un video di confronto tra la M100S e l'XC100S per capire quali sono le differenze tra le bici. Scrivetemi tutto nei commenti e ci vediamo nel prossimo video.